Ciao, oggi siamo al porto di Marina Corta e facciamo un tour in barca dell'isola di Vulcano. Siamo arrivati a Vulcano, che è l'isola più vicina dell'arcipelago. Alla costa della Sicilia. Infatti siamo solamente a 20 km a nord. E ora saliremo su al cratere, che dovrebbe distare dal porto circa un'ora, ci hanno detto. Indicata la salita al cratere, quindi non ci si perde. Vulcano è un altro vulcano attivo delle isole Eolie, la sua attività è testimoniata dall'attività fumarolica che vedremo poi più avanti. Il comportamento di questo vulcano è completamente diverso rispetto a quello di Stromboli, in quanto il magma ha un chimismo diverso e di conseguenza è molto più pericoloso, perché l'eruzione vulcaniana è un'eruzione tipicamente acida, quindi è caratterizzata dalla creazione di una colonna eruttiva e di conseguenza la produzione di molti più flussi piroclastici quando questa collassa. Questo costituisce il pericolo principale per eruzioni di questo tipo di vulcani. Ogni 200 metri di sviluppo, non di dislivello, c'è un cartello che indica quanto manca al cratere. Parte da 600 a 200 metri. Tutta questa cosa qua è una lunga serie di duomi. Anche questo vulcano ovviamente è monitorato di NGV. Questo è il cratere della fossa, che testimonia l'ultima attività esplosiva di questo vulcano. Attualmente l'attività è esclusivamente di carattere fumarolico, quindi sono queste fumarole qui diffuse ampiamente attorno al cratere, che come conseguenza producono quelle cose lì che sono delle argille, quindi l'argillificazione del materiale. Questo è dello zolfo
qualcos'altro anche, è il tipico prodotto di queste fumarole. Ovviamente quelli più grandi la gente se li porta a casa, quindi ne trovi sempre di molto piccoli. L'attraversamento di questa parte di cratere è da fare con le dovute cautele, diciamo. È molto importante avere una mascherina e anche lo scaldacollo, perché è davvero molto forte lo zolfo, si fa fatica a respirare anche con la mascherina e con lo scaldacollo insieme. È stupendo, però mi raccomando, se si intende percorrere questa parte di cratere, tenerne conto e attrezzarsi. La differenza di chimismo fra dei magmi, come accennato già prima, fra Stromboli e Vulcano è dovuta sostanzialmente a un contesto tettonico diverso, in quanto il magma è sempre un magma da subduzione, come nel caso di Stromboli, ma l'assetto tettonico dell'area permette un'evoluzione verso termini più acidi. Siamo vicino al porto e qui ci sono i tipici fanghi di Vulcano. Vicino è tutto pieno di fumarole e qui c'è anche una piccola stazione di controllo. L'odore è un po' pungente. Sì, è vero. Appena arrivati al porto si sente subito questo odore di zolfo che è molto caratteristico, diciamo. Come si vede un po' dappertutto nell'isola, in corrispondenza delle fumarole si formano queste incrostazioni di zolfo e solfati vari che, siccome dalle fumarole fuoriesce vapore, bisogna stare attenti a non ustionarsi perché è molto caldo.